Qua a Omar per Danger to Manifold abbiamo qua Massimo che ci parla un attimino del suo lavoro che è nell'ambito del drifting. Allora, io sono un pilota di drifting, ormai lo faccio da una dozzina d'anni e sono anche istruttore, quindi una scuola, insegno ai ragazzi a guidare questa tecnica e queste sono le mie due macchine che però uso personalmente. Questa è una Nissan Skyline R33, guida a destra, proprio stile Japan. Il motore, il suo originale è RB25, però sono stati fatti i pistoni forgiati, bielle, turbina e si aggira sui 450 cavalli. Questa fa il campionato italiano, che sono 6 tappe durante l'anno, abbiamo fatto la prima qua proprio dentro l'autodromo, mentre quest'altra, la Nissan S13, sempre con il motore Skyline, quindi hanno lo stesso motore, uno è forgiato però uno è originale, anche quella con qualche miglioria, siamo sui 350-360 come cavalli. Come funziona il campionato italiano di drifting in questo caso? Allora, il campionato italiano funziona con regolamenti, diciamo, del drifting, quindi prima si fanno delle prove libere, poi si fanno le qualifiche che in base a quello che ti dicono i giudici ti danno dei clipping point che sarebbero praticamente dei birilli che tu devi passare il più vicino possibile e dopodiché si va in coppia ad eliminazione diretta, quindi uno contro l'altro, chi fa meglio dei due, prima davanti uno poi davanti l'altro, viene eliminato fino alla finale. Ci sono delle restrizioni di potenza, di veicoli? Allora, ci sono due categorie. La street, che praticamente sono le macchine stradali, tra virgolette, perché ti lasciano molta libertà nel motore. E non devono avere roll bar, puoi montare cinture originali, stradali, quindi si gira da soli, non si fa twin. Mentre le racing, che è quella che faccio io, devi avere roll bar, devi avere stintore, e come sicurezza devi essere molto più in regola con le loro norme. Preparazione in circa quanto tempo? Questa qua 3 mesi sono voluti. Abbiamo tirato giù il motore, e ovviamente con i pezzi in mano. Quando hai i pezzi in mano non si mette in Sono state modificate anche gli interni, c'è un roll bar. Ciò è fisso al telaio? Sì, tutto questo è saldato. È saldato. Modifiche che si fanno nell'auto di drifting sono il freno a mano idraulico, perché di solito quelli originali sono a filo. E visto l'uso gravoso che ne facciamo noi, non devi avere problemi di durate, di regolazioni, quindi una volta montato funziona molto bene, non si scalda e non lo regoli più. Di solito si modifica lo sterzo, perché quando fai drifting che vuoi avere molto angolo, che anche quello è una sorta di giudizio che ti danno, lo sterzo originale non basta più, quindi devi metterci delle staffe, delle cose particolari per aumentare proprio l'angolo di sterzo. Il differenziale deve essere o saldato per chi inizia, diciamo che vuole un po' risparmiare, oppure autobloccante per fare in modo che quando sei di traverso non scivoli solo una ruota ma tutte e due ti diano la trazione giusta e poi basta, puoi alleggerirla, abbassarla e poi delle gran gomme. La potenza è un fattore importante. Questo è un fattore importante. Adesso in Italia le piste che abbiamo non ti fanno andare molto veloce, nel senso che la pista più veloce è questa qua, fatta al contrario, che raggiungiamo in attacco i 150-160 km/h, però è proprio la più veloce che c'è, quindi anche i cavalli, diciamo, sono importanti ma non fondamentali per noi, mentre tipo in America che fanno anche percorrenze di 180 all'ora, lì se non hai i cavalli proprio fisicamente non lo fai. L'altra auto invece? L'altra auto è la Nissan S13 che ormai ho da una decina d'anni, anche questa. Questa qua è nata con suo motore originale, che è un 1.800, poi a forza di modificarlo, rifarlo, si rompe, lo rifacciamo, dopo un po' ci siamo rotti e abbiamo deciso di prendere dall'America una Skyline incidentata, proprio impacchettata, portata a casa, e da lì abbiamo tirato via il motore e l'abbiamo montato qua, perché comunque sono abbastanza facili da montare questi motori su questi telai, quindi abbiamo anche tribolato poco da montare. Tasto dolente, durata di motore da drift. Beh, durata, se è preparato bene e ci tiri dietro bene, quindi con dell'olio buono, le temperature rimangono giuste, il motore dura anche diversi anni. Se hai dei problemi, anche come le macchine stradali, si rompono, però sono usati gravosamente questi motori, quindi devono per forza essere tenuti sempre al 100%. Immagino. Giri in pista uno dei due oggi? Sì, oggi giro con questa qua. Scende in pista nel turno di Abbiamo drift. 2 turni. Oggi 2 turni. E auguroni da tutto il nostro staff. Grazie mille. Adesso vedrete da dentro direttamente cosa succede e che Dio ce la mandi buona.
Partiamo la gomma. Adesso hai perso la telecamera. Telecamera di 1 metro. Le macchine che passavano. Che coglione!
ragazzi.